Lezione 1. Amici per tutta la vita. Sai, Ranna, mi è venuto in mente che siamo amici da così tanto tempo ormai. Penso che ci siamo incontrati per la prima volta quando avevamo solo 5 anni, no? Hai assolutamente ragione, Giovanni. È difficile credere che sia passato così tanto tempo. Ci conosciamo praticamente da tutta la vita. È pazzesco pensarci. Abbiamo vissuto così tante cose insieme nel corso degli anni. Scuola, relazioni, tutti i tipi di eventi della vita. Decisamente. Ci siamo visti crescere e cambiare in tanti modi. Ma nonostante tutto, la nostra amicizia è rimasta forte. Assolutamente. Non importa cosa sia successo, siamo sempre stati lì l'uno per l'altro. Quel tipo di legame è così speciale. Non potrei essere più d'accordo. Mi sento così fortunato ad averti come amico per tutta la vita, John. Sei stato al mio fianco nella buona e nella cattiva sorte. Allo stesso modo, Anne, la nostra amicizia è davvero una delle cose più preziose della mia vita. Non so cosa farei senza di te. Oh, John, è così dolce da parte tua dirlo. Mi sento esattamente allo stesso modo. Abbiamo creato così tanti ricordi meravigliosi insieme. Lo abbiamo fatto davvero e non vedo l'ora di creare ricordi ancora più meravigliosi mentre continuiamo in questo viaggio della vita fianco a fianco. Lezione 2. Orizzonti in espansione. Ehi Anna, volevo chiederti una cosa che ho sentito. Ho sentito che l'Università di Regina si sta espandendo in Manitoba. Ne hai sentito parlare? Oh, veramente? Non l'avevo sentito. È piuttosto interessante. Cosa comporta esattamente? Ebbene, da quello che ho capito, l'Università di Regina sta attualmente spostando alcuni dei suoi programmi e operazioni oltre il confine provinciale in Manitoba. Wow, è una bella mossa. Mi chiedo quale sia il motivo di questa decisione. È per espandere la loro portata e attirare più studenti? Questa è una bella domanda. Credo che abbia a che fare con il desiderio dell'Università di Regina di aumentare la propria presenza nella regione e di offrire più opzioni agli studenti. Vedo. E presumo che ciò venga fatto in collaborazione con l'Università di Manitoba o altre istituzioni con sede a Manitoba. Esattamente. Sembra uno sforzo congiunto per rafforzare le opportunità di istruzione postsecondaria in quella parte del paese. È davvero affascinante. Immagino che ci debba essere molta logistica e coordinamento coinvolti nel realizzare qualcosa del genere. Assolutamente. Non è un'impresa da poco, questo è certo, ma potrebbe essere un ottimo modo per rafforzare i legami tra Saskatchewan e Manitoba. Decisamente. Ampliare le opzioni educative e promuovere questo tipo di collaborazione regionale è davvero importante. Sono d'accordo. Sarà interessante vedere come si svolgerà tutto questo e che tipo di impatto avrà. È uno sviluppo entusiasmante sicuramente. Lezione 3. Delizie culinarie. Ehi Anna, sono curioso. Hai provato qualche piatto nuovo e interessante ultimamente? È un dato di fatto. L'ho fatto. Proprio ieri ho preparato un delizioso soffritto per cena. Oh, una frittura. Sembra davvero gustoso. Che tipo di ingredienti hai usato? Bene, ho iniziato con alcune verdure fresche, peperoni, broccoli e funghi. Poi ho aggiunto del pollo e una salsa saporita.
Sembra la perfetta combinazione di sapori e consistenza. Le patatine fritte sono un ottimo modo per integrare molta nutrizione. Decisamente. E la parte migliore è che sono così facili e veloci da mettere insieme. Perfetto per un pasto serale in settimana. Assolutamente. Adoro anche quanto possano essere versatili le patatine fritte. È possibile utilizzare tutti i tipi di proteine diverse e produrle. Esattamente. Sperimento e provo sempre nuove combinazioni di ingredienti. È un ottimo modo per rendere i pasti interessanti. Posso immaginare. Hai scoperto qualche altro nuovo piatto o ricetta preferita di recente? Lasciami pensare. Oh, anche l'altro giorno ho preparato un risotto davvero delizioso. Così cremoso e saporito. Risottole. Questo è uno di quei piatti che può essere un po' complicato da realizzare. Hai ragione su questo. Ma quando azzecchi la tecnica, ne vale davvero la pena. I risultati sono così soddisfacenti. Posso solo immaginare. Il risotto è sicuramente uno di quei piatti davvero fantasiosi e speciali. Assolutamente. È la cosa perfetta da preparare quando vuoi concederti un pasto delizioso e raffinato a casa. Beh, sembra che tu abbia preparato ogni sorta di delizie culinarie ultimamente, Anna. Mi viene fame solo a pensarci. Ah, beh, sei più che benvenuto se vieni da me e preparerò qualcosa di gustoso per te. Forse dovrei accettare l'offerta. Non posso rinunciare a un pasto fatto in casa, soprattutto se preparato da uno chef esperto come te. Lezione 4. Il paradosso della visibilità. Sai, Anna, l'altro giorno stavo leggendo un articolo interessante sull'impatto della tecnologia sul mondo dello sport. Oh, veramente? Cosa diceva l'articolo? Sono curioso di sentire la tua opinione a riguardo. Bene, l'articolo discuteva di questo tipo di paradosso che è emerso. Da un lato, la tecnologia ha reso lo sport più visibile e accessibile a più persone. Vedo. Ciò ha senso. Con cose come il live streaming e i social media, le persone possono seguire e impegnarsi nello sport come mai prima d'ora. Esattamente. Ma l'articolo suggerisce anche che questa maggiore visibilità potrebbe essere andata a scapito di alcuni altri aspetti importanti. È interessante. Cosa intendi con questo? Che tipo di cose potrebbero essere state compromesse? Ebbene, l'articolo sostiene che la spinta verso una copertura e un contenuto costanti potrebbe aver messo in ombra aspetti come l'esperienza dell'atleta o l'integrità dello sport stesso. Ah, capisco cosa intendi. Quindi l'incessante bisogno di contenuti nuovi e coinvolgenti potrebbe potenzialmente distorcere o minare l'essenza di questo sport. Precisamente. L'articolo postulava che l'ipervisibilità e la commercializzazione portate dalla tecnologia potrebbero avere un impatto sullo sport in modi sottili ma significativi. È una prospettiva davvero affascinante. Vedo come questa possa essere una preoccupazione valida, anche se la tecnologia espande la portata e l'accessibilità dello sport. Assolutamente. E questo tipo di impatto sfumato e a doppio taglio che l'articolo stava esplorando. I pro e i contro di questa maggiore visibilità. È un ottimo esempio di come il progresso tecnologico non abbia sempre un impatto semplice e diretto. Possono esserci conseguenze indesiderate da considerare.
Esattamente. È una questione complessa senza risposte facili, ma è un aspetto importante a cui pensare, soprattutto per quelli di noi che amano e seguono lo sport. Sono d'accordo. Questi sono i tipi di discussioni ponderate che possono davvero approfondire la nostra comprensione del panorama in evoluzione dello sport e dei media. Ben detto, Anna. È un argomento che fa riflettere sicuramente. C'è molto da disfare e considerare. Lezione 5. Le ricompense del servizio. Ehi Anna, volevo chiederti qualcosa che ho sentito riguardo ai funzionari governativi e ai compensi. Oh, cosa hai sentito, John? Sono curioso di saperne di più. Ebbene, ho letto che si è discusso di fornire una migliore ricompensa a coloro che ricoprono ruoli governativi. È un argomento interessante. Che tipo di ricompensa stanno guardando esattamente? Da quello che ho capito si è parlato di offrire benefici aggiuntivi o compensi per riconoscere i sacrifici fatti dai dipendenti pubblici. Vedo. Questo ha senso. Il servizio pubblico può spesso comportare un costo personale, quindi è importante fornire una ricompensa adeguata. Esattamente. L'idea era quella di riconoscere e premiare meglio il duro lavoro e la dedizione di coloro che scelgono di servire la propria comunità o paese. Questo è un approccio ponderato. Il lavoro governativo può essere piuttosto impegnativo, sia in termini di tempo che di sacrifici personali. Assolutamente. Questi individui stanno apportando contributi significativi, quindi è fondamentale garantire che siano adeguatamente supportati e incentivati. Sono d'accordo. Invia un messaggio importante che il loro servizio e il loro sacrificio sono veramente apprezzati e apprezzati. Precisamente. È un modo per attrarre e trattenere individui di talento che altrimenti potrebbero essere attratti da lavori meglio retribuiti nel settore privato. Questo è un buon punto. Offrire compensi competitivi può contribuire a rendere il servizio pubblico un'opzione di carriera a lungo termine più attraente e praticabile. Esattamente. Si tratta di creare un ambiente in cui le persone sentano che i loro sforzi vengono debitamente riconosciuti e premiati. Questo ha molto senso. È un approccio ponderato per sostenere coloro che si dedicano al servizio pubblico. Decisamente. È uno sviluppo interessante e sono curioso di vedere come si svolgerà il tutto in termini di implementazione e impatto. Lezione 6. Mantenere l'equilibrio. Ehi, Anna, volevo sapere cosa ne pensi di qualcosa a cui ho pensato ultimamente. L'importanza di mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. È un argomento fantastico, John. È qualcosa su cui ho riflettuto anch'io, soprattutto considerando le esigenze del nostro mondo frenetico. Assolutamente. Può essere così facile lasciarsi prendere dalla routine e lasciare che il lavoro consumi ogni aspetto della nostra vita. Hai proprio ragione. E penso che sia qualcosa con cui molti di noi lottano, cercando di trovare quell'equilibrio sfuggente. Esattamente. Dobbiamo essere intenzionali nel fissare i limiti e nel trovare tempo per le altre parti importanti della nostra vita. Decisamente. Non è sempre facile, ma è fondamentale per il nostro benessere e la nostra felicità generali. Sono d'accordo. Quando trascuriamo questo equilibrio, possiamo portare a burnout, stress e tutta una serie di altri problemi. Assolutamente. E non si tratta solo di lavoro, ma anche di trovare tempo per le nostre relazioni, i nostri hobby e la cura di noi stessi.
Hai fatto un'ottima osservazione. È un tipo di equilibrio olistico a cui dobbiamo tendere. Esattamente. Dobbiamo ricordare che non siamo solo lavoratori o professionisti, siamo esseri umani interi con bisogni e desideri diversi. Precisamente. Si tratta di trovare modi per coltivare tutti i diversi aspetti della nostra vita, non solo quelli legati al lavoro. Decisamente. E penso che riconoscere l'importanza di questo equilibrio sia il primo passo. Poi si tratta di essere proattivi e di farne una priorità. Ben detto. Ci vuole uno sforzo consapevole, ma i vantaggi in termini di benessere e produttività possono essere immensi. Assolutamente. Si tratta di trovare ciò che funziona meglio per ognuno di noi e poi attenervisi. Concordato. È un viaggio, ma vale davvero la pena intraprendere per il bene della nostra salute e felicità generale. Lezione 7. Condotta cortese. Ehi Anna, volevo chiederti una cosa che ho notato l'altro giorno al bar. Hai mai notato il segnale che indicano di limitare l'utilizzo del dispositivo? Oh sì, l'ho visto. Penso che quella che hanno adottato sia una politica davvero ponderata e premurosa. Decisamente. Ho pensato che fosse un ottimo modo per promuovere un ambiente più cortese e premuroso per tutti. Sono d'accordo. È importante essere consapevoli dell'impatto che l'utilizzo dei nostri dispositivi può avere su chi ci circonda, soprattutto negli spazi pubblici condivisi. Assolutamente. La politica del bar di chiedere agli ospiti di limitare il loro utilizzo a 30 minuti in caso di fila sembra molto ragionevole. Decisamente. È un bel modo per garantire a tutti la giusta possibilità di godersi lo spazio e i servizi senza sentirsi sopraffatti dall'uso costante dei dispositivi. Esattamente. Aggiunge un buon equilibrio tra il consentire alle persone di utilizzare i propri dispositivi e allo stesso tempo essere rispettosi degli altri. Decisamente. Penso che piccoli gesti come questi possano fare molto per creare un ambiente più piacevole e armonioso per tutti. Sono d'accordo. È un modo sottile ma importante per incoraggiare un senso di comunità e responsabilità condivisa. Esattamente. E non si tratta solo dell'utilizzo dei dispositivi. Penso che sia un buon promemoria essere consapevoli della nostra condotta in generale quando ci troviamo negli spazi pubblici. Assolutamente. Cose come essere cortesi con gli altri, mantenere bassi i livelli di rumore ed essere rispettosi delle risorse condivise sono tutte cose così importanti. Decisamente. Si tratta di avere consapevolezza e rispetto di base per chi ci circonda, anche nelle piccole situazioni quotidiane. Ben detto, quei piccoli gesti di cortesia e considerazione possono fare una grande differenza nel modo in cui tutti noi viviamo gli spazi pubblici. Decisamente. È un ottimo esempio di come tutti possiamo contribuire a creare un ambiente più piacevole e armonioso per tutti. Assolutamente. È una buona lezione da tenere a mente per tutti noi, non importa dove siamo o cosa stiamo facendo. Lezione 8. Raggiungere le stelle. Ehi Anna, ho una domanda per te. A quante stelle pensi che dovremmo puntare quando valutiamo un ristorante o un servizio? È una domanda interessante, John. Cosa ne pensi? Pensi che 3 stelle siano un buon obiettivo a cui mirare? Sì, mi stavo chiedendo la stessa cosa. 3 stelle sembrano una buona via di mezzo, non credi? Sono d'accordo.
3 stelle indicano solitamente un'esperienza solida e affidabile. Qualcosa di più potrebbe essere un po' irrealistico per la maggior parte dei posti. Decisamente. Sento che 4 o 5 stelle sono riservate a strutture davvero eccezionali e di livello mondiale. Assolutamente. Quelle valutazioni più alte sono difficili da ottenere e spesso piuttosto soggettive. Hai ragione. 3 stelle sono un bel punto debole in cui la qualità è alta ma ancora raggiungibile per molte aziende. Esattamente. Dimostra che stanno facendo un ottimo lavoro senza essere eccessivamente perfezionisti al riguardo. Mi piace quella prospettiva. 3 stelle sono un buon equilibrio tra l'impostazione dell'asticella in alto, ma non irraggiungibile. Precisamente. È una valutazione che comunica costantemente buona senza essere eccessivamente esclusiva. Sono d'accordo. 3 stelle sembrano un obiettivo giusto e raggiungibile per la maggior parte dei fornitori di servizi. Decisamente. È un punteggio che può essere ragionevolmente guadagnato attraverso il duro lavoro e la dedizione. Concordato. E lascia ancora spazio a quei luoghi eccezionali per distinguersi davvero con 4 o 5 stelle. Assolutamente. Crea una bella gerarchia che abbia senso ed è facile da comprendere per i consumatori. Esattamente. 3 stelle. Questo è il punto debole a cui tutti dovremmo puntare. Lezione 9. Abitudini sane. Beh, Anna, ho notato che ultimamente lei ha portato alcuni cambiamenti al tuo stile di vita. È bello vedere che prendi sul serio la tua salute. Grazie, Giovanni. Sì, ho cercato di essere più intenzionale nell'adottare abitudini più sane. Non è sempre facile, ma mi sento bene per i progressi fatti finora. È fantastico. Che tipo di cambiamenti hai apportato? Bene, ho cercato di fare più esercizio fisico, sia che si tratti di passeggiate, di qualche allenamento leggero per la forza o anche solo di stretching più regolare. È fantastico. Rimanere attivi è così importante per il benessere generale. Decisamente. E ho anche apportato alcune modifiche alla mia dieta, concentrandomi su cibi più integrali e ricchi di nutrienti. È fantastico sentirlo. Alimentare il tuo corpo con gli alimenti giusti può fare una grande differenza. Assolutamente. È stata un po' una curva di apprendimento, ma mi diverto a provare nuove ricette salutari e a trovare cibi che mi facciano sentire bene. È meraviglioso. È così importante trovare l'equilibrio tra nutrizione e divertimento. Esattamente. Non voglio essere troppo restrittivo, ma voglio assicurarmi di nutrire adeguatamente il mio corpo. Sembra un approccio davvero salutare. Si tratta di trovare ciò che funziona meglio per te e il tuo stile di vita. Decisamente. E devo dire che sto già iniziando a notare dei cambiamenti positivi, sia a livello fisico che mentale. È fantastico. È così gratificante quando inizi a vedere i benefici di quelle sane abitudini. Assolutamente. Mi motiva davvero ad andare avanti e a continuare ad espandere la mia routine sana. Sono felice di sentirlo. Ti auguro tutto il meglio per i tuoi obiettivi di salute e benessere, Anna. Lezione 10. Potenziare le prospettive. Ehi, Anna, volevo ringraziarti per quella conversazione stimolante che abbiamo avuto l'altro giorno.
mi ha davvero fatto riflettere sul potere della prospettiva. Oh, sono così felice di saperlo, John. La prospettiva può davvero avere un impatto così profondo sul modo in cui vediamo il mondo e il nostro posto in esso. Decisamente, il modo in cui inquadriamo le nostre esperienze e sfide può fare la differenza nel modo in cui le affrontiamo. Esattamente. È sorprendente come cambiare la nostra mentalità possa cambiare l'intera traiettoria delle nostre vite. Non potrei essere più d'accordo. È quasi come se la prospettiva avesse il potere di cambiare la vita. Assolutamente. Quando ci apriamo a nuovi modi di pensare, può davvero essere trasformativo. Ho riflettuto molto sulla nostra discussione e sento di aver acquisito un rinnovato senso di ottimismo e di empowerment. È meraviglioso sentirlo, John. Adottare una prospettiva più autorizzata può essere davvero liberatorio. Lo è stato davvero. Sento che sto affrontando le sfide con una mentalità più proattiva e orientata alle soluzioni. È fantastico. È sorprendente la differenza che può fare un cambiamento di prospettiva. Decisamente. Sono grato di aver avuto la possibilità di esplorare queste idee con te, Anna. Sono così felice di poter far parte di quel viaggio per te, John. È stato un piacere. Il piacere è tutto mio. Questa è stata una conversazione davvero arricchente e stimolante. Sono entusiasta di saperlo, John. Possa la tua nuova prospettiva continuare a servirti bene. Non ho dubbi che lo farà. Grazie ancora, Anna. È stato meraviglioso. Lezione 11. Eccellenza nell'editing. Ehi, Anna, ho notato che porti con te quella tua fantastica macchina fotografica. Sei un appassionato di fotografia. Oh sì, adoro catturare piccoli momenti e dettagli con la mia macchina fotografica. E in realtà utilizzo un software di editing per far risaltare davvero le foto. È fantastico. Non avevo idea che anche tu fossi interessato al fotoritocco. Che tipo di editing esegui solitamente? Beh, mi piace giocare con cose come regolare l'illuminazione, migliorare i colori e persino rimuovere piccole imperfezioni o distrazioni dalla cornice. Wow, sembra davvero impressionante. Scommetto che fa una grande differenza nel prodotto finale. Decisamente. È incredibile quanto un piccolo editing possa elevare una foto. È come dargli quel qualcosa in più. Vi do l'appello. Hai qualche tecnica o strumento di editing preferito che ti piace utilizzare? Oh, ne ho provati parecchi. In questo momento, sto davvero apprezzando la possibilità di migliorare selettivamente alcune aree dell'immagine. È molto interessante. Deve darti molto controllo creativo sull'aspetto finale. Assolutamente. È come poter mettere la mia impronta artistica sulle foto che scatto. È davvero fantastico, Ranna. Mi piacerebbe vedere alcune delle tue foto modificate qualche volta, se sei disposto a condividerle. Ne sarei più che felice. Sono sempre entusiasta di mostrare il mio lavoro e ricevere feedback. Meraviglioso. Non vedo l'ora di vedere la magia che realizzi con la tua fotocamera e il software di editing. Grande. Mi assicurerò di portare alcuni dei miei preferiti da condividere con te la prossima volta.
Sembra un piano. Non vedo davvero l'ora, Anna. Questo è un hobby così intrigante il tuo. Sono felice che tu sia interessato, John. La fotografia e il montaggio sono diventati una mia vera passione. Posso dirlo. È fantastico vederti così entusiasta. Sono sicuro che imparerò molto da te. Lezione 12. Perseguire le passioni. Ehi, Anna, volevo chiederti, hai mai pensato di intraprendere un nuovo hobby o attività? Sai, in effetti ci stavo pensando ultimamente. Sento che potrebbe essere un ottimo modo per provare qualcosa di nuovo e divertente. È fantastico. Hai in mente qualche interesse o attività particolare che vorresti esplorare? Beh, mi ha davvero incuriosito l'idea di unirmi a un club di fotografia locale o magari anche di frequentare un corso per migliorare le mie capacità. È un'ottima idea. Un club di fotografia sarebbe un modo perfetto per entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo e imparare gli uni dagli altri. Esattamente. Penso che sarebbe un modo meraviglioso per ampliare le mie conoscenze e trarre ispirazione da altri fotografi. Decisamente. E un corso potrebbe essere molto utile per portare il tuo editing e la tua composizione al livello successivo. Assolutamente. Sono davvero entusiasta della prospettiva di immergermi più a fondo in questa mia passione creativa. È così bello sentirlo, Anna. Per seguire i propri interessi e trovare hobby appaganti può essere molto gratificante. Sono d'accordo. Sembra il momento perfetto per provare qualcosa di nuovo e spingermi fuori dalla mia zona di comfort. Adoro questo atteggiamento. Fare il primo passo può essere la parte più difficile, ma ne vale davvero la pena. Hai ragione. Penso che inizierò a cercare gruppi e corsi di fotografia locali. È ora di iniziare. Meraviglioso. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo esplorando questa tua passione. Grazie, Giovanni. Apprezzo davvero il tuo incoraggiamento. Significa molto avere il tuo sostegno. Quando vuoi, Anna. Sono entusiasta di vedere dove ti porterà questo nuovo hobby. Sarà fantastico. Non vedo l'ora. Questo sarà l'inizio di un viaggio davvero gratificante. Lo so e basta. Non ho dubbi su questo. Forza, Anna. Ti incoraggerò ad ogni passo del cammino. Lezione 13. Biscotti fatti in casa e biscotti commerciali. Ehi, Anna, l'altro giorno ero a fare la spesa e ho notato questa nuova linea di biscotti fatti in casa. Oh, veramente? Cosa ne pensi di loro? Erano buoni? Beh, questo è il punto. Non sono sicuro che abbiano davvero un sapore simile ai biscotti fatti in casa. È interessante. Al giorno d'oggi molti marchi commerciali cercano di commercializzare i propri prodotti come se fossero più fatti in casa. Esattamente. Sono sempre un po' scettico riguardo a queste affermazioni, a dire il vero. È difficile replicare quell'autentico sapore fatto in casa. Sono d'accordo. C'è qualcosa di speciale nei biscotti preparati da zero, utilizzando ingredienti veri e di alta qualità. Decisamente. Quelli acquistati in negozio, non importa come vengono commercializzati, tendono ad avere un gusto più prodotto in serie. Totalmente. La consistenza e l'esperienza complessiva non sono paragonabili ai biscotti fatti in casa.
Concordato. Preferisco di gran lunga le imperfezioni e il carattere unico dei prodotti da forno fatti in casa. Lo stesso qui. C'è qualcosa di così confortante e soddisfacente nei biscotti fatti in casa. Assolutamente. Non credo che nessun prodotto commerciale potrà mai davvero catturare quell'essenza fatta in casa. Hai ragione. È come se cercassero di imitare qualcosa che è intrinsecamente più autentico e sentito. Precisamente. Continuerò a cuocere i miei biscotti a casa ogni volta che posso. È semplicemente un'esperienza migliore ovunque. Non potrei essere più d'accordo. Secondo me il fatto in casa sarà sempre superiore. Niente è paragonabile a quella bontà appena sfornata. Completamente. Sono felice che siamo d'accordo su questo. Biscotti fatti in casa per la vittoria. Decisamente. Niente batte il gusto e l'amore fatti in casa che si ritrovano in ogni lotto. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. Adesso mi hai fatto venire voglia di biscotti appena sfornati. Ah, anch'io. Sembra che entrambi faremo un po' di cucina nel prossimo futuro. Sembra un piano. Dovrò condividere con te la mia ricetta preferita prima o poi. Per favore, fallo. Sono sempre alla ricerca di nuove idee per biscotti fatti in casa. Assolutamente. Fatti in casa. Questo è il mio motto quando si tratta di biscotti. Lezione 14. Dessert preferiti. E hanno notato che l'altra sera hai mangiato della frutta fresca come dessert. Oh, è vero. Adoro mangiare qualcosa di leggero e sano dopo un pasto. Anche io. Ma a volte desidero semplicemente qualcosa di un po' più dolce, sai. Decisamente. Qual è il tuo dessert preferito quando hai voglia di sbizzarrirti? H&M è dura. Devo dire che la torta di mele fatta in casa è la mia preferita in assoluto. Bella scelta. Non c'è niente di meglio di una calda fetta di torta di mele con gelato alla vaniglia. Esattamente. E mele dolci alla cannella abbinate a quel gelato cremoso. E paradisiaco. Posso immaginare. Anch'io sono più una persona da cioccolato. I brownies o una ricca torta al cioccolato sono davvero perfetti. Ha un classico. Con i dolci al cioccolato non si sbaglia mai. Sono così soddisfacenti. Totalmente. E poi ci sono momenti in cui desidero solo qualcosa di semplice, come frutti di bosco freschi o una coppa di gelato. Buon punto. A volte ed esser più semplici possono essere i più rinfrescanti. Decisamente. Dipende davvero solo dal mio umore e da cosa desidero in questo momento. Esattamente. Nel mio libro c'è spazio per tutti i tipi di deliziosi dessert. Assolutamente. La parte migliore è assaggiare un po' di tutto. Hai capito bene. La varietà è il sale della vita quando si tratta di dessert. Ah, ben detto. Adesso mi hai fatto venire di nuovo voglia di qualcosa di dolce. Anche io. Immagino che presto andremo entrambi in cucina per una gustosa sorpresa. Sembra un piano. Dovrò condividere con voi la mia ricetta preferita della torta al cioccolato. Per favore fallo. E ricambierò il favore con la mia famosa torta di mele. Affare.